sono Massimo Lombardi ed in questo video parleremo soprattutto della memoria, cominceremo almeno dalla memoria dell'acqua. La memoria dell'acqua, come ho detto precedentemente, è stata riconosciuta ed esposta da grandi personaggi del mondo della scienza, compresi i premi Nobel come Benveniste, Pop, Montagnier e tanti altri. Questo concetto della memoria dell'acqua, che per chi come me ha studiato omeopatia o motossicologia, ma anche medicina naturale cinese, è un concetto che permette di comprendere come certe informazioni biologiche possano essere inserite in un corpo e trasportate in questo corpo attraverso proprio il concetto che l'acqua che fa parte di questo corpo, noi sappiamo un corpo contiene 75-80% d'acqua praticamente, in questo barile d'acqua vi è questa memoria che conserva informazioni biologiche e le scambia nei vari distretti, nei vari organi e via dicendo. Allora, diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che semplicemente l'avvicinamento di due entità biologiche comportano uno scambio di radiazioni tra infrarosso ed altro, dove le cellule cominciano a conoscere il vicino. Quindi noi abbiamo la presenza di informazioni, che come ho detto è la parte più importante di tutto, è l'informazione, quindi queste informazioni vengono scambiate già semplicemente per la vicinanza. Ma ancora di più, informazioni di una malattia che è provocata da uno stato fondamentalmente di intossicazione, è un'informazione ovviamente sbagliata che appunto conduce poi alla malattia. Ma quello che mi sono chiesto io sempre, questa memoria, questo concetto un po' vago, un po' etereo della memoria dell'acqua, per me doveva avere assolutamente un riscontro più concreto, più scientifico, più tecnico. E mi sono applicato fin tanto che mi sono reso conto che l'unica possibilità tecnica per ottenere una memoria dell'acqua era che vi fosse un mezzo attraverso il quale l'informazione fosse stored, fosse incorporata, fosse messa da parte e poi utilizzata, trasportata appunto dal flusso dell'acqua sia interna che esterna, quindi intra e extracellulare, liquidi, sangue, linfatici e via dicendo. A questo punto nella concentrazione sono uscite fuori alcune possibilità, ma quella che poi è stata da me riconosciuta la più valida è che la memoria dell'acqua potesse essere immagazzinata su una struttura presente nell'interno del corpo umano che è fatta da microcristalli di ghiaccio presenti appunto nel corpo umano. E di fronte a questa mia affermazione immagino che tutti salteranno sulla sedia come microcristalli di ghiaccio in un corpo che ha 37 gradi di temperatura. Bene, a parte che vi invito a fare un esperimento molto semplice, cioè di prendere un cubetto di ghiaccio, metterlo su un piccolo pentolino e accendere il gas e vedere quanto tempo ci vuole prima che quello si squaglia e quanta quindi temperatura deve raggiungere per essere squagliato tutto quel ghiaccio, questo già vi comincerà a far capire quanto è più stabile di quello che immaginiamo il ghiaccio. Ci sono poi ghiacci sintetici che riescono ad essere non disciolti a temperature incredibili di diverse migliaia di gradi Kelvin, quindi parliamo di cose che uno non immaginerebbe mai. Un blocco di ghiaccio effettivamente sintetico, artificiale, può raggiungere delle temperature per sciogliersi impressionanti. Torniamo a noi che siamo più umani e più terreni. Il fatto di mantenere 37 gradi di temperatura, ad esempio come quando mi sono trovato a vivere per alcuni periodi in Siria con 50-55 gradi di temperatura esterna e io non ho bollito o non mi sono trovato, come immagino, a fare come i cani, a tirar fuori la lingua per poter abbassare, questa è la scusa che viene detta, abbassare la temperatura, con la respirazione aumentando attraverso la vaporizzazione del respiro, abbassare la temperatura. Tutti sappiamo che l'evaporazione abbassa la temperatura, ma siccome non mi sono né prosciugato né mi sono messo ad alitare come un cane stanco,
ci doveva essere qualche altro meccanismo che mi permetteva di rimanere a 36,5-37 gradi e non salire oltre di temperatura. Quindi l'unica cosa doveva essere un refrigerante interno che permettesse al corpo di mantenere quella data temperatura. Andando poi oltre nei pensieri, dobbiamo renderci conto che noi abbiamo un campo di esistenza che è basato sì da un range di temperature, anche di pressione, e in questo range di temperature possiamo osservare, ritornando al concetto che la vita è informazione biologica circolante nella memoria dell'acqua e nell'acqua, questa informazione diventa il punto più importante per capire meglio ancora il concetto della memoria dell'acqua. Quindi se noi abbiamo un corpo che viene bruciato, oppure una febbre, ecco una febbre che sale a 42, perfetto, in quel caso noi avremo un melting dei microcristalli di ghiaccio e distruggendo l'informazione avremo danni a volte irrecuperabili di quel corpo. Così come se il corpo si congela invece avremo due possibilità: o il congelamento è totale e quindi abbiamo un blocco completo della circolazione dell'informazione biologica e un blocco completo del movimento dei microcristalli di ghiaccio all'interno dell'acqua. Quindi questa paralisi del sistema, che permette un non più movimento e circolazione dell'informazione, rappresenta nuovamente la morte del soggetto. Quindi il soggetto può vivere in un campo di temperature che gli permettano di poter far circolare l'informazione biologica attraverso i piani di simmetria, come ho già detto, dei microcristalli di ghiaccio, che diventano né più nemmeno come un microchip, quello di silicone, che è quello che usiamo normalmente nei computer, cioè, questi hanno lo stesso principio fisico, ogni cristallo ha lo stesso principio fisico, e quindi presenta questi piani che rappresentano dei banchi di memoria imprintata, congelata su questi banchi, ma riutilizzabile a seconda delle circostanze di necessità dell'organismo biologico che la possiede. Quindi invece, a proposito di temperature molto basse, noi sappiamo che qualche caso di persone che si erano assiderate ma non si erano completamente congelate, queste persone hanno potuto riprendere a vivere anche se le temperature esterne erano assolutamente proibitive di diversi decine di gradi sotto zero. Perché? Perché vuol dire che in alcune parti di questo organismo non vi era stato un congelamento completo e possono aver perso delle dita, delle parti anche del corpo amputate successivamente perché rese ormai inutilizzabili. Ma l'intero corpo, nel momento stesso che è stato riscaldato, ha riattivato la circolazione dell'informazione biologica e ha permesso quindi una continuazione della vita. Quindi vita, per me, ha il significato assoluto di informazione circolante. È vita tutto ciò che permette di avere informazioni circolanti. L'essere immoti è sinonimo di non vita. Queste informazioni sui cristalli di ghiaccio e la memoria dell'acqua sono il risultato della riflessione che mi sono trovato a fare al momento di aver visto dei risultati importanti nella mia opera di medico oculista e, diciamo, pioniere delle cellule staminali. Quando mi sono reso conto che l'informazione che io davo attraverso questi farmaci omeopatici omotossicologici, e qui dobbiamo fare un attimo una parentesi, per chi non fosse addentro, ovviamente come la maggior parte delle persone, all'omeopatia e all'omotossicologia, devo dire che l'omeopatia è stata iniziata da un certo dottor Hahnemann, parliamo 1750. Questo medico eccezionale intuì allora che l'importante era utilizzare delle informazioni, quindi l'ha capito già lui nel 1750, che erano date da delle diluizioni. Si è accorto anche del fenomeno che diluendo una sostanza se ne aumentava la potenza, al contrario di quello che siamo abituati a pensare noi. Più peso, più
efficacia. Non è vero per niente, esattamente vero il contrario. Lui cominciò a mettere queste idee sempre più strette e creò l'omeopatia. E pensate che è stato ritrovato il laboratorio del dottor Hahnemann e sono state trovate le fialette di vetro che lui ovviamente chiudeva, come si è sempre fatto finché non è diventato un processo industriale, a mano su una fiamma, e le fiale trovate nello studio, chiamiamolo, del dottor Hahnemann, dopo tutti questi anni erano assolutamente ancora efficaci. Questo vi fa capire come l'imprinting che lui dava, utilizzando, anche questa è un'altra scoperta incredibile che ha fatto quest'uomo, cioè lui per poter dare la stessa informazione, utilizzando parti infinitesimali di una sostanza e poi mettendo una fialetta di 3-4 cc o millilitri, lui voleva che l'intera fialetta prendesse la memoria di questo soluto, quindi il solvente, diciamo la soluzione fisiologica o l'acqua all'epoca, quello che era, dove lui introduceva queste microscopiche quantità di soluto, lui voleva che l'intera fialetta prendesse la memoria di questo soluto. Cosa faceva? Essendo anche un fervente cattolico, religioso o protestante, non so, forse era un protestante, mi sbaglio su questo. Bene, lui prendeva la Bibbia di cuoio e io invece ho qualcosa di più comodo, cuscinetto, metteva la fialetta all'interno della mano e cominciava a fare questo tipo di sbattimento. Calcolate che lui lo faceva a volte anche per 200 volte. Abbiamo visto oggi, con l'uso di microscopi elettronici, che è sufficiente un imprinting di almeno 10-12. Io, che mi piace ricordarmi, lo faccio 25-30 volte, ma non mai 200. Bene, a questo punto l'intera fialetta aveva preso la memoria del così scarso soluto. Il solvente aveva l'informazione in ogni suo cluster di acqua. Il cluster è un sistema di microcristalli d'acqua a questo punto organizzati insieme che creano un programma biologico. Quindi l'unione di questi microcristalli che noi diciamo organizzati, quindi una soluzione organizzata. La soluzione si organizza con lo scuotimento, con la succussione, che gli autori americani chiamano SKA, Kinetic Acceleration, Sequential Kinetic Acceleration. Quindi un'accelerazione sequenziale. Pensate che solo recentemente, non più di una decina di anni fa, si è potuto vedere al microscopio elettronico che Hahnemann aveva perfettamente ragione, perché prima non c'era nessuno strumento che potesse dimostrare questa sua convinzione. E invece si è visto che con questa succussione il soluto prende la memoria e l'informazione della microscopica quantità che è stata introdotta. Quindi oggi è un fatto scientifico consolidato. Potete tutti fare l'esperimento dell'imprinting dell'acqua prendendo una siringa magari da 10 cc che è più comodo, la riempite semplicemente per 2/3 di acqua e poi prendendola per il manico, diciamo, cominciate a battere con questa velocità e questa sequenza, vi accorgerete che l'acqua assume il colore e la forma dello champagne, è tutto a bollicine, ma assume un colore grigiastro e qui c'è da domandarsi com'è possibile che lo scuotimento dell'acqua generi un colore diverso dal trasparente, come è l'acqua stessa. Alla fine dello scuotimento l'acqua tornerà assolutamente trasparente. Quindi ha questo passaggio momentaneo ed è il momento dell'imprinting dell'informazione sui microcristalli di ghiaccio e creando la memoria nell'acqua solvente del soluto, ed è quello il sistema con il quale funzionano tutti i farmaci omeopatici ed omotossicologici. Io ho dovuto riflettere a lungo per poter capire come mai ottenevo dei risultati nei pazienti che io trattavo
con delle punture che facevo sotto l'occhio del paziente, quindi non dentro l'occhio, qui sotto, tra palpebra e bulbo, introducendo le informazioni che avevo selezionato, ritenute più utili per far ripartire il programma delle cellule staminali, che così venivano riprogrammate non nel senso di un nuovo programma, ma nel senso di reinstallare il programma originale, visto che la malattia è una dimostrazione del mancato funzionamento corretto del programma biologico iniziale. Quindi se noi fossimo in condizioni ambientali come quelle dell'atto della creazione nell'Eden, noi non potremmo mai ammalarci di nulla, perché saremmo organismi talmente in equilibrio e così sani da non poter prendere nessuna malattia. Quindi la malattia è di per sé una dimostrazione di uno squilibrio, e lo squilibrio peggiore che noi oggi subiamo attraverso il tipo di alimentazione assolutamente errata, industriale, non a chilometro zero, a chilometro 15, 30, 50, è quello di introdurre delle sostanze tossiche che, accumulandosi all'interno dell'organismo, danno luogo a quella che è un'infiammazione cronica. Il Padre Eterno ha previsto l'infiammazione come fenomeno di risanamento di un danno, di uno squilibrio momentaneo del processo biologico, ma ha stabilito che dovesse essere, anche se intenso, di una durata non eccessiva. Noi invece, col continuo introduzione di tossine e di veleni di tutti i tipi, a nostra insaputa ovviamente, non facciamo altro che scatenare un'infiammazione cronica per la quale il Padre Eterno non ha previsto un programma. Quindi la malattia è la conseguenza di questa infiammazione cronica. Che poi le malattie siano diverse non ha nessuna importanza. È come andare al ristorante e c'è un menù. Chi vuole la carne, chi vuole il pesce, chi vuole altre. Ed è così. La differenza, perché questa e non quella malattia, poi è data da una serie di cofattori che sono le speciali abitudini di quell'individuo che viene con un'educazione da quella famiglia e che soprattutto da quella nazione, da quel popolo, dagli usi e costumi e in più dalle condizioni anche ambientali esterne che possono essere campi magnetici, onde ad alta e bassa frequenza e soprattutto anche campi che vengono patologici, infatti si chiamano geopatogeni, che vengono dal sottosuolo. Quindi una serie di cofattori generano poi la scelta precisa di un piatto del menù. Ma la logica è sempre la stessa. Uno squilibrio biologico porta a quei danni dati poi dalla malattia, che poi si trasformano quasi sempre in malattia cronica, dimostrando che dipende da un'infiammazione cronica. Le citochine che vengono prodotte, che sono un po' la parola che tutti hanno imparato con questo Covid, la tempesta citochinica, è la reazione dell'organismo di fronte a un'infiammazione. Può essere una tempesta di breve durata, come è stato stabilito dal programma biologico di creazione dell'essere umano, e quindi si risolve, si conclude e l'organismo torna al suo equilibrio iniziale. O può essere addirittura, come oggi è, cronica e quindi non si risolve più. E quindi questa tempesta citochinica è quella che provoca i danni maggiori all'interno dell'organismo. Quindi ritornare il più possibile verso una situazione di centratura biologica. Che cosa vuol dire? Di ritrovare quell'equilibrio alimentare, esistenziale, di abitudini e di stili di vita e di ambiente tali da poterci riavvicinare all'uomo iniziale nell'Eden. Vi sembra un sogno? Non è un sogno. Io riesco, per fortuna, nel 75% dei casi che tratto, ad ottenere o una remissione o una completa guarigione e in molti casi un recupero di quei danni prodotti da questa infiammazione cronica sviluppatasi nelle più diverse malattie. Io sono partito ovviamente nel trattare malattie degli occhi, quindi maculopatie soprattutto, varie forme di distrofia retinica, danni da toxoplasmosi, le più diverse. E poi mi sono trovato casualmente a scoprire che questa mia terapia poteva essere utile anche per malattie come la sclerosi multipla e altre, non è solo la sclerosi multipla. Perché? Perché studiando l'anatomia dell'occhio e del nervo ottico
ho capito che l'informazione che io introducevo al di dietro dell'occhio e non mai dentro l'occhio, non mi sono mai ben guardato di infilare aghi all'interno dell'occhio, come oggi disgraziatamente viene fatto in più parti. Io non condivido assolutamente questo tipo di scelta. E quindi mettendo l'informazione dietro l'occhio, queste informazioni raggiungevano il liquido cefalorachidiano che non solo circonda il bulbo nella parte interna, nella parte ovviamente retrocongiuntivale dove è a contatto col grasso retrobulbare, ma andavano lungo tutto il cordone del nervo ottico, passando il forame ottico nel cranio ed andando quindi a raggiungere il liquido cefalorachidiano che bagnava il cervello e il midollo osseo del rachide, cioè della colonna dorsale. Quindi avevamo che spesso queste informazioni riequilibranti raggiungevano a cascata, utilizzando la forma metamerica del corpo umano, che è come se fossero tanti dischi più o meno oblungati in basso, le braccia, le gambe, c'erano tanti dischi metamerici e raggiungeva attraverso il cordone della spina dorsale. Quindi attraverso il liquido cefalorachidiano queste informazioni raggiungevano altri organi e ottenevamo un miglioramento e a volte la guarigione in organi assolutamente lontani dall'occhio. Questo dimostra che l'informazione è sempre la regina della guarigione quando riesce a riformattare, a riprogrammare l'informazione biologica del corpo danneggiato da errori di informazione, quindi quando il reset viene fatto in maniera corretta, la guarigione o comunque il miglioramento, se una guarigione completa non fosse possibile per le condizioni disastrose di come si trova quel corpo in quelle condizioni, si ha comunque questo miglioramento biologico spesso diffuso in tutto il corpo. Io ho avuto anche pazienti di 80 e passa anni che hanno avuto come effetto secondario la ricrescita di capelli e addirittura i capelli che da bianchi ridiventavano neri. Questo dimostra che le cellule totipotenti che io riesco ad attivare con questo mio sistema di medicina rigenerativa informazionale possono sviluppare le cellule totipotenti qualunque tipo di programma biologico iniziale, che sono le stesse cellule che hanno dato origine alla vita nell'embrione, nel feto e poi nel bambino e nell'adulto. Tutti questi miei sforzi nel cercare di capire il meccanismo attraverso il quale riuscivo ad ottenere dei risultati non voluti, non programmati e non desiderati all'inizio, è stato il modo con il quale ho potuto alla fine capire tutto il processo di formazione dell'informazione, della registrazione su quei piani di simmetria dei microcristalli di ghiaccio e sulla circolazione della stessa. Le malattie che io mi sono trovato a curare con questa mia, di fatto l'ho inventata io, la medicina rigenerativa informazionale, questa medicina mi ha permesso di curare soprattutto le maculopatie. I miei colleghi fanno una profonda distinzione fra maculopatie secche e maculopatie umide. Io non faccio nessuna distinzione perché i miei pazienti migliorano nell'un caso e nell'altro. Per i miei colleghi in un caso sarebbero impossibile ottenere un miglioramento perché è una patologia peggiore. Quando parliamo di medicina rigenerativa, noi rimescoliamo le carte del mazzo e improvvisamente escono fuori altre carte. Quindi nella rigenerazione, quindi nel tornare alla cellula embrionale totipotente, è chiaro che poi il meccanismo di rigenerazione della cellula nuova sarà esente dall'uno o dall'altro tipo di patologia. Quindi è proprio nella rigenerazione che non c'è più la distinzione tra secche e umide. Tant'è vero che i pazienti mi chiamano, ah ma io ce l'ho così, per me è la stessa cosa, non cambia nulla. E di fatto i risultati poi sono confermati. Un argomento importante a proposito di queste terapie di medicina rigenerativa informazionale è che il fattore critico per il successo di queste terapie è dato da una variabile che si chiama tempo. Perché il tempo è importante? Perché ci vuole tempo per rigenerare le cellule, ci vuole tempo per disintossicare l'organismo, perché voi capite, non possiamo immaginare un organismo
che mentre viene curato per potersi rigenerare continua negli errori che faceva prima, continuandoli, perpetrando all'infinito il danno. Bisogna stabilire un certo punto zero dal quale si ricomincia da capo il reset biologico e si comincia prima di tutto a non introdurre più sostanze tossiche. Una volta eliminato questa introduzione, bisogna smaltire quelle già accumulate, quindi fase 2. Fase 3 di rigenerazione avviene anche durante le prime due, ma è chiaro che è una fase a sé stante che presuppone una maggiore velocità di applicazione nel momento che il terreno del corpo umano è sgombro da quegli agenti che hanno provocato il danno biologico, cioè l'intossicazione cronica. Quindi il tempo non può essere col concetto piglio la pilloletta e mi passa il mal di testa, che è una delle cose più stupide che si possono fare in medicina. È un concetto che il paziente si deve rendere conto che se ci ha messo 30-40 anni ad arrivare in quello stato di danno, non può sognare il miracolo che in un giorno, 2 giorni, in una puntura o 2 punture, lui possa tornare allo stato quante. È un sogno assolutamente irraggiungibile. Quindi si deve mettere lì con pazienza e capire che la rigenerazione ha il suo tempo, che di solito è un tempo piuttosto lungo. Vi posso fare un solo esempio. Io all'inizio mi trovai a dire di no a tantissime persone che venivano da me per farsi rigenerare con le cellule staminali. E fu il caso eclatante del figlio di un infermiere calabrese, di cui ovviamente conservo tutta la documentazione, che mi portò il figlio che aveva avuto un incidente stradale con l'esplosione del bulbo, che è una delle situazioni peggiori che possa accadere, e l'occhio che con una emorragia totale e un distacco di retina totale era andato lentamente in tisi, cioè si era ridotto a una cosa di questa grandezza, un bulbo ridotto così. Quando mi portò il figlio, questo infermiere che aveva una grande dote, la tenacia e la costanza, mi disse: ma vede dottore mio figlio come è ridotto? Io, aprendo le palpebre, non sono riuscito a vedere la cornea del paziente, c'era solo congiuntiva. La tisi, cioè questo restringimento del bulbo come soluzione finale di un danno imponente, distruttivo, non mi permetteva di vedere solo il bianco della congiuntiva e non vedevo nemmeno un pezzetto di cornea così. E mi disse: dottore, vorrei che facesse rivedere l'occhio di mio figlio. E io ho detto: guardi, se lei vuole perdere tempo e denaro, faccia pure questa terapia che è assolutamente inutile, non concluderà mai nulla. Ma dottore, mi scusi, ma con questa terapia posso fare danni all'altro occhio di mio figlio? Assolutamente no. Posso fare dei danni ad altri organi del corpo? Assolutamente no. C'è tutto al più, anzi se ne avvantaggeranno con un leggero ringiovanimento generale. Dice: beh, allora lo facciamo lo stesso, dottore, ho deciso che lo dobbiamo fare. Per me non c'è altra alternativa che lei, lo dobbiamo fare. Io di fronte a questa insistenza mi sono detto: male non li può fare, perché tutto al più il resto dell'organismo, del corpo umano, ne otterrà dei benefici. E così abbiamo cominciato a fare queste punture una volta a settimana. Il lunedì si presentava dalla Calabria col treno, puntuale col figlio, e questo è andato avanti per mesi e mesi. E io continuavo a dirgli: guardi, non venga più che perdiamo tempo. No, no, dottore, io lo devo fare assolutamente. E io di fronte a questa insistenza, visto che ero certo di non creare danni, ho continuato. Bene, dopo circa 4-5 mesi, meraviglia delle meraviglie, un giorno è arrivato e io ho visto un puntino nero al centro del bianco della congiuntiva. Era 1-2 millimetri quadrati di cornea che riapparivano. Di fronte a questo sicuramente ho avuto un grosso shock, perché mi sono reso conto che se non avessi avuto l'insistenza di questo padre, questo fenomeno non l'avrei mai visto in vita mia. Bene, la cornea ha continuato a ricrescere, a riespandersi, fino ad arrivare a circa 2/3 del bulbo originale, anche perché per questo risultato ci sono voluti 2 anni e qualche mese di terapia. Il padre poi decise di non continuare più perché avevamo raggiunto, finalmente capì che non poteva più rivedere quell'occhio, eccetera,
ma aveva capito anche un'altra cosa, che al posto di una protesi a picciolo che avremmo dovuto installare in quell'occhio, che è una cosa assolutamente anche da utilizzarla, complessa, che può generare delle infezioni, quindi una cosa assolutamente poco ben vivibile, eravamo passati dalla necessità di una protesi a picciolo a una lente a contatto estetica con la quale il ragazzo ritornava ad avere due occhi praticamente, almeno esteticamente, uguali. Quindi questo, che per il paziente poteva significare un miracolo, per me invece ha dato la giusta chiave di lettura della capacità delle cellule staminali, una volta sollecitate a rigenerarsi, fino a dove potevano arrivare. Quindi ho ovviamente la testimonianza sia in parole, perché è vivente il papà soprattutto, sia scritte, che mi ha lasciato quest'uomo. Ed è stato uno dei miei più grandi achievement, uno dei più grandi risultati raggiunti in questa mia attività di rigenerazione e informazione alle cellule staminali. Altro caso clinico molto interessante che ho avuto modo di trattare è stato quello di una bambina rumena di anni 9 che è venuta dalla Romania con la mamma per poter, la bambina era affetta teoricamente da sindrome di Stargardt, o meglio, non teoricamente, ma ho potuto confermare la diagnosi di sindrome di Stargardt. Quindi la bambina non vedeva nemmeno un cinquantesimo. E la mamma venne da me sempre perché aveva saputo che io mi occupavo di cellule staminali per vedere di poter, far vedere questa bambina. Quando la signora è venuta, io con il bagaglio di informazioni che posso dire per la maggior parte obsolete dalla innovazione delle cellule staminali, cioè che una bambina di 9 anni aveva due controindicazioni. Uno, ero convinto che se io facevo rigenerare le cellule staminali avrei fatto rigenerare le stesse cellule che avrebbero dato luogo alla Stargardt e quindi era assolutamente inutile, anzi addirittura quasi controindicato, l'applicazione di questa terapia. Secondo, che la bambina, perché la madre ovviamente venne da me come il padre dell'infermiere, dicendo, sa, io vorrei che mia figlia ci vedesse e leggesse. E io di fronte alla seconda, soprattutto alla prima e alla seconda richiesta, dissi, signora, ma sua figlia, avendo 9 anni, ha ormai superato da almeno 3 anni l'età nella quale la vista si sviluppa come apprendimento visivo, quindi impara a vedere. La bambina si potrebbe trovare in condizioni di vedere solo luci confuse, eccetera, e non assolutamente utilizzare la vista in modo utile. Quindi c'è questa specie di data critica, 6-7 anni, entro i quali o si è sviluppata o non si sviluppa più. I famosi occhi pigri sono occhi che hanno raggiunto magari non i 10 decimi, ma l'1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e non oltre. E tutti gli oculisti hanno l'esperienza che quando arrivano a quel non oltre è un non oltre ben netto, c'è un gradino che non permette qualcosa della riga successiva e dimostra che l'apprendimento fu chiuso in un'epoca troppo vicina all'epoca biologica di chiusura della funzione. Bene, cominciamo, anche lì lei insistette dicendo che era venuta ormai in Italia e che non ne voleva sentire, ma voleva assolutamente fare questo. Per fortuna insistette a quel punto che io mi convinsi di fare le punture. Bene, questa bambina che si ripresentava regolarmente 3-4 volte a settimana per fare le punture, io ogni volta che arrivava, dico alla madre, signora, ma ci sono novità? No, no, dottore, è tutto uguale, tutto uguale. E io andavo avanti in questo modo dicendo, ma lei vuole ancora? Sì, no, noi voglio andare avanti. Vabbè. A un certo punto, dopo circa 2 mesi di questo diniego di risultati, ripeto ancora l'ennesima volta, signore, come va? Ah, dottore, non può capire, mia figlia questa mattina ha letto i cartelli della metropolitana. Io mi sono congelato, raggelato, perché sarei anche lì voluto scoppiare risate infinite perché non ci credevo assolutamente, perché mi sembrava una tale stupidaggine che non era possibile credere, però ho mantenuto l'aplomb professionale, va bene signora, dopo facciamo controllare dall'assistente la vista, eccetera, eccetera. Bene, poco dopo mi bussa nervosamente la mia assistente dicendo, dottore, che è successo, Silvia? Dottore,
quella ci vede, ma ha letto un decimo e qualcosa anche dei due. Ma dico Silvia, stai scherzando? Dottore, assolutamente no, è vero, ci vede. Bene signori, la bambina è ripartita che vedeva 2 decimi e qualche cosa. Voi capite che questo mi ha fatto imparare tante cose, io devo ringraziare la tenacia di queste persone, perché ho capito che quello che avevamo studiato all'università era assolutamente sbagliato. Uno, non è vero che nella Stargardt e in altre cosiddette patologie congenite il rinnovare il patrimonio genetico e staminale possa ricondurre alla stessa patologia, numero uno. Quindi una considerazione fondamentale che ha cambiato tutto il mio modo di lavorare successivo. Due, non è vero che di fronte alle staminali la legge che oltre i 6-7 anni non impari a vedere era assolutamente sbagliata, perché questa bambina ha cominciato a vedere a 9 anni. Queste le ritengo delle scoperte importantissime per la scienza e per un miglioramento e aggiornamento della comprensione scientifica. Voi sapete che la scienza è un divenire dove le informazioni si mutano in funzione con quello che l'esperienza clinica concreta pone a base del cambiamento. E quindi tanti di questi tabù che avevo avuto attraverso studi universitari sono stati eliminati. Le cellule totipotenti hanno un tale raggio di azione, una tale capacità di potersi trasformare poi in cellule specifiche che effettivamente è come se ricominciassimo dall'utero, ricominciassimo dall'ovulo. E quindi questa è una medicina che dà veramente tanta speranza per tanti pazienti. Proseguiremo con altri argomenti in altri incontri di informazione come questo.